Avete mai cercato di tradurre i testi dei tanghi che amate di più? Se la risposta è sì, vi sarete accorti di un tema comune. Amori travolgenti, nati nel passato ma finiti in tragedia, spesso a causa di una donna che lascia l'uomo. Nei testi l'uomo non solo esprime il dolore per la perdita, ma anche per le ragioni della separazione, che può essere dovuta a un altro uomo o a un diverso stile di vita scelto dalla donna a discapito del loro amore e descritto come nocivo per l'anima della ragazza. Nocivo perché? Ma perché le scelte che hanno condotto la ragazza a lasciarlo sono, a detta dell'autore, lastricate di vizio, droga, alcol e più in generale di speranze ingenue che sicuramente verranno disilluse quando sarà ormai troppo tardi per lei. Ora, al di là delle tragedie evocate per appassionare chi ascoltava i brani, quanto c'è di vero in tutto questo? Quanto di ciò che raccontano queste canzoni è realmente accaduto? Erano forse solo un cliché, un modo per dar voce al cosiddetto lamento del cornuto, come lo definivano i suoi critici? E se invece ci fosse un fondo di verità, come possiamo ignorare che queste donne erano reali e non solo figure idealizzate dai cantanti? Come possiamo non chiederci chi erano, da dove venivano, perché hanno fatto quelle scelte così tragiche, che sono state poi immortalate da testi che sopravvivono a oltre 100 anni da quando queste ragazze sono esistite? Era solo una questione di povertà o c'era qualcosa di più? Qualcosa di autenticamente radicato in quella realtà storica e sociale. Oggi, in questa seconda parte, proveremo a rispondere proprio a queste domande. Nell'episodio precedente abbiamo raccontato l'evoluzione sociale dei postriboli e il loro intreccio con il mondo del tango. Ora ci addentreremo nelle vite delle donne protagoniste di queste storie, per capire chi fossero veramente e perché spesso finivano col fare quelle scelte, ammesso che fossero scelte. Scopriamolo insieme. Prima di cominciare però, per non perdere i prossimi episodi e per supportare gratuitamente questo canale, vi invito a cliccare il tasto iscriviti qua sotto a sinistra e ad attivare la campanella. E ovviamente, se vi siete persi la prima parte, ve la lascio qui sopra e anche qua sotto in descrizione. Siete pronti a continuare questo viaggio nelle case proibite del tango? Io sono Fabrizio Tomei e questo è Royal Black Swan. Benvenuti. Quindi, ci eravamo fermati all'entrata in scena di Parigi, un elemento esterno che trasforma radicalmente la percezione del mondo di quel tempo. Parigi, all'epoca capitale culturale del mondo, incanta Buenos Aires che si affanna ad imitare le sue mode, le sue tendenze e perfino il suo piano urbanistico. Questo desiderio di vedere il mondo alla francese si diffonde fra tutte le classi sociali. Non solo chi può permettersi viaggi nel vecchio continente ne è influenzato, tutti, anche meno abbienti, risentono di questo fascino quasi morboso. Nei testi dei tanghi emergono parole francesi e chi può permetterselo frequenta locali più raffinati. Non più solo i soliti bordelli, ma posti che offrono anche intrattenimento e dove il tango trova un suo posto dove mettere radici e consolidarsi. Tra i più ricchi, inoltre, diventa di moda ad un certo punto scegliere una ballerina di questi locali come amante stabile, ospitandola nella propria garçonnière. Questa voglia da parte della clientela delle case chiuse di essere anche intrattenuta coincide con l'apertura dei cabaret. Ma non dobbiamo pensare a questi luoghi come posti dove si ride e si scherza, bensì più a locali nello stile di Maxime o del celebre Moulin Rouge, dove oltre al ballo e agli spettacoli si poteva accedere chiaramente anche ad altri tipi di prestazioni. Questo cambiamento di gusti e di abitudini maschili si riflette inoltre anche in un cambiamento di gusti musicali. Dai testi originali che si concentravano più sull'aspetto sessuale e che vedevano la figura femminile unicamente come un mezzo per raggiungere questo fine, si passa a testi che cominciano a esplorare temi più profondi e che riflettono la nuova realtà che si è creata, come la donna che abbandona il protagonista della canzone
spesso lasciandolo per perseguire aspirazioni di ascesa sociale ed economica. Ma come apparivano e soprattutto come funzionavano le cose all'interno di una casa di piacere? Innanzitutto, per rispettare la morale dell'epoca, le case dovevano apparire dall'esterno discrete e inoffensive. Non si potevano esporre segni e le donne non potevano apparire alle finestre o alle porte. All'interno le stanze dovevano essere pulite e dotate di adeguata ventilazione, un bagno, una doccia e cartelli che descrivevano i sintomi di malattie veneree e tubercolosi. In pratica l'equivalente delle scritte che oggi mettiamo sui pacchetti di sigarette con gli stessi scarsissimi risultati. Le dimensioni naturalmente dipendevano dal tipo di postribolo. Potevano variare dal piccolo appartamento con 1, 2 o 3 donne fino a quelli più famosi e grandi. In questi ultimi le stanze erano generalmente di ampie dimensioni, con arredamento molto curato e di lusso e sempre piene di uomini, tra cui si muovevano le ragazze, con vari livelli di nudità e truccate in modo molto vistoso. Quando poi una ragazza prendeva accordi con uno dei clienti, allora i due scomparivano in altre stanze a cui la madame faceva da guardia. A questo punto poi subentra la questione della fiche o placca di metallo. La placca di metallo era un gettone che veniva rilasciato in cambio dell'avvenuto pagamento per le prestazioni sessuali, ma dalle tante fonti che ho letto ci sono 2 interpretazioni e come sempre io ve le dico entrambe, dopodiché vi dirò quella che secondo me ha più senso. La prima dice che questa fiche, questo gettone di metallo, veniva dato dalla madame al cliente dopo che questi l'aveva pagata in anticipo per la prestazione e che serviva a lui per darla alla ragazza scelta come garanzia dell'avvenuto pagamento. A fine serata poi la ragazza presentava tutte le fiche che aveva racimolato alla madame, che in cambio ne riconosceva una percentuale sugli incassi. La seconda versione racconta il procedimento inverso, ovvero che il cliente pagasse direttamente la ragazza nelle camere da letto e che questa poi, una volta che dava i soldi alla madame, ricevesse in cambio la famosa placca di metallo da presentare a fine serata per calcolare poi i propri guadagni. A logica, io propendo di più per la prima versione. Credo che sia più normale pensare che i soldi finissero direttamente nelle mani di chi gestiva la casa, piuttosto che in quelle delle dipendenti che, nel migliore dei casi, avrebbero potuto anche trattenerne una parte per sé. Ad ogni modo, l'usanza della placca di metallo come contrassegno della prestazione era talmente una consuetudine che il titolo di uno dei primi tanghi è proprio Dame la lata, ossia Dammi la latta, cioè il pezzo di metallo. Ovviamente questo è un fenomeno così diffuso e così, quasi alla luce del sole, che la polizia è a conoscenza di tutto. I poliziotti sanno perfettamente quali sono i locali legali, quali quelli illegali, e tuttavia solo raramente si prendono misure per impedirne il funzionamento, anche nei periodi in cui i postriboli sono illegali. Le ragioni di questo comportamento sono abbastanza ovvie. Quel tipo di intrattenimento era diventato ormai troppo popolare, era diventato appunto un fenomeno di costume, senza contare che, come sempre succede in questi casi, far rispettare la legge voleva dire mettersi contro non solo l'oligarchia, cioè gli uomini più ricchi del paese, ma anche importanti personaggi politici che quegli ambienti li frequentavano. Di conseguenza spesso il massimo apporto della polizia quando deve mantenere l'ordine in quegli ambienti era arrestare i clienti che si azzuffavano o che creavano disturbi. Ma quando poi la città introduce il sistema di bordelli autorizzati e quindi tassabili e multabili, a quel punto gli agenti rivolgono la loro attenzione alle donne piuttosto che ai loro clienti, facendo scattare vere e proprie cacce alle streghe alla ricerca di prostitute non registrate per poterle multare, vere o anche solo presunte tali. Finora abbiamo esplorato le motivazioni maschili dietro la proliferazione dei bordelli e abbiamo accennato alle donne portate dall'Europa, importate quasi come oggetti di lusso. Ma chi erano le altre donne che lavoravano nei bordelli? Quelle la cui storia è spesso rimasta nell'ombra. Perché, ammesso che fosse una scelta, avevano scelto proprio quella vita? Già prima delle grandi ondate migratorie, la disparità economica colpiva duramente le donne, da sempre condannate a scarse opportunità lavorative rispetto agli uomini.
Nel 1869 solo il 16% delle donne trovava occupazione in settori come tessitura, cucito e manifattura di sigarette, lavori che insieme al servizio domestico rappresentavano le uniche vere alternative alla prostituzione per quelle meno abbienti. Chi non trovava impiego in questi settori o non riusciva a sostenersi, quasi sempre non aveva altra scelta se non vendere il proprio corpo, e noi sappiamo, grazie ad un censimento fatto proprio in quell'anno, com'era la vita delle prostitute prima della legalizzazione dei bordelli. Poiché non esistevano leggi che regolamentassero la prostituzione o il lenocinio, non c'erano neanche i quartieri a luci rosse, il che significava che le prostitute vivevano mescolate al resto della popolazione. Alcune vivevano da sole, altre in compagnia dei protettori, spesso stranieri, mentre molte condividevano spazi nei conventicios con altre donne o con gruppi misti di uomini e donne, se non addirittura con i membri della propria famiglia. Ovviamente i bordelli, sebbene illegali, esistevano già e potevano variare in grandezza ospitando da 2 a 3 donne fino a una dozzina di varie nazionalità. Lavorare in questi luoghi però comportava grandi rischi. Non essendo un'attività regolamentata a norma di legge, infatti, le donne accusate di comportamento licenzioso, cioè in pratica di adescamento e prostituzione, venivano legalmente considerate come disoccupate e potevano quindi venire arrestate in qualsiasi momento per il crimine di povertà. Sì, era considerato un crimine. E deportate alla frontiera del paese per fornire servizi sessuali alle truppe militari in guerra. E questo sia che fossero effettivamente delle prostitute o anche solo sospettate di esserlo, il che significa che anche chi non lo era, se presa dalla polizia, lo diventava comunque e nel peggiore dei modi. Tutta questa realtà cambia nel 1875, quando il Consiglio Comunale di Buenos Aires autorizza legalmente l'apertura dei bordelli. Da quel momento le prostitute potevano vivere da sole o nei postriboli, ma in quest'ultimo caso venivano trattate quasi come delle carcerate a tempo parziale, limitate nella libertà di movimento e obbligate a rientrare entro 2 ore dal tramonto, portando ovunque andassero i propri documenti di identità. Dovevano inoltre sottoporsi a controlli medici 2 volte a settimana, spese mediche, inclusi i costi legati alle gravidanze, che erano a carico della madame della casa. Nel 1898 la prostituzione viene etichettata dalla politica come un male necessario e le regolamentazioni si fanno più severe. I bordelli dovevano ottenere un permesso municipale e non potevano essere situati vicino a chiese, scuole, teatri, mercati o piazze. Inoltre viene vietato l'impiego di ragazze minori di 18 anni o minori di 22 che avessero però i genitori in grado di mantenerle. Non credo ci sia bisogno di dire che, naturalmente, ognuna di queste regolamentazioni, sia nuova che precedente, fu sistematicamente violata. Non solo le ragazze e le loro madame trovavano nuovi modi per coprire le malattie venere nei controlli, ma avevano anche i mezzi finanziari per corrompere i medici e la polizia. Solo tra il 1909 e il 1910, infatti, 3 donne su 4 avevano tra i 18 e i 25 anni e solo 1 su 10 superava i 30. E questo significa che un'ottima parte di quelle ragazze, quando si prostituivano, lo facevano ancora minorenni, spesso sensibilmente minorenni. E quindi bisognava garantirsi che le autorità sanitarie o municipali non denunciassero la vera identità delle proprie dipendenti. Nel 1893 solo il 41% di quelle ragazze era alfabetizzato, l'87% era single, il 34% aveva figli e il 31% aveva ancora almeno un genitore in vita. Tuttavia, in questa statistica è probabilmente un altro il dato che salta di più agli occhi, e cioè che 1/3 di quelle ragazze non aveva mai lavorato prima e più della metà non aveva mai avuto un lavoro regolare, leggi a tempo indeterminato, prima di iniziare a prostituirsi. E fin qui uno potrebbe dire: ci sta, se non trovi da mantenerti, niente di nuovo. E invece qualcosa di nuovo c'è. Perché nel 1893 sono passati ormai quasi 30 anni dal censimento del 69, che vedeva le condizioni lavorative della donna come disastrose. Ma a fine secolo le cose vanno in realtà leggermente meglio su quel fronte.
La quantità di posti di lavoro, sebbene non enormemente maggiore, è comunque più ampia anche per le donne rispetto agli anni precedenti. Eppure una buona parte delle ragazze, specie quelle giovanissime, sembra, più che non riuscire a trovarlo, a non essere interessate a cercarlo, perché lo considera ormai un'alternativa meno attraente. Meno attraente rispetto a cosa? Alla prostituzione. Si viene quindi a creare questo tipo di cortocircuito nella società dell'epoca. Una ragazza poteva fare il mestiere più antico del mondo non solo spinta dalla povertà o dalla necessità di mantenere la famiglia, ma talvolta anche come una scelta ponderata e strategica. Questa autonomia decisionale, però, non era vista di buon occhio. La società non solo stigmatizzava la prostituzione in sé, ma osservava con crescente preoccupazione anche tutte quelle donne che decidevano di prendere in mano il proprio destino anziché sottomettersi a lavori sottopagati, umilianti, ma socialmente accettati. Fra queste donne troviamo quindi storie di grande diversità. C'erano quelle che lo facevano spinte da una povertà estrema, magari per mantenere la famiglia. Altre che vedevano nella prostituzione un trampolino di lancio sociale, le cosiddette arriviste. C'erano poi quelle consapevoli della propria bellezza e determinate a sfruttarla per ottenere indipendenza economica, e persino quelle che percepivano la prostituzione come un'opportunità per sottrarsi al dominio di un marito o di un padre oppressivo. In certi casi, quindi, la prostituzione poteva essere interpretata persino come simbolo di riscatto sociale, oltre che di conquista dell'indipendenza economica. Ma funzionava davvero? Nella maggior parte dei casi, no. C'è un motivo, a parte l'orgoglio ferito, se i cantanti e gli autori di tango descrivono come nocivo per l'anima della ragazza il voler intraprendere questo stile di vita. E cioè, oltre al fardello di dover soddisfare decine di uomini al giorno, cosa già di per sé logorante a livello fisico e psicologico, che per rimanere competitive nei bordelli più rinomati, le ragazze dovevano davvero ricorrere quotidianamente a sostanze come cocaina e alcol, cercando un'euforia che alleviasse la pesantezza dei loro giorni e poter intrattenere al meglio gli uomini più ricchi, che quelle sostanze potevano permettersele tranquillamente. Il problema era che, allora come oggi, queste sostanze, oltre a dare dipendenza, distruggono tutto: fisico, mente ed emozioni. E in un mondo dove la merce in vendita era il proprio corpo e dove già a 20 anni si poteva essere considerate vecchie in un mare di concorrenti, una volta che i clienti perdevano di interesse, per queste donne non c'era più alcun tipo di avvenire. Nessun lavoro dignitoso, nessun uomo disposto a mantenerle come un tempo avevano sognato. Restavano soltanto un corpo e una vita devastati da un lavoro estenuante, dalla dipendenza e spesso anche dalle malattie. Le storie tragiche di queste ragazze sono descritte con molta energia in brani come Griseta, Carne de Cabaret, Muñeca Brava, Flor de Fango e Margot, e ci raccontano proprio questo: ragazze giovanissime che, pur di sfuggire alla miseria, sono pronte a passare da un amante all'altro, vittima dell'illusione di una vita facile, un sentiero che, spente le luci e finito lo champagne, le porta inesorabilmente alla rovina e alla solitudine. Ma quali tracce rimangono oggi di questi luoghi una volta così centrali nella vita notturna della città? Ebbene, non molto. Le case che un tempo furono culla di tango e trasgressione sono oggi ormai solo un ricordo sbiadito. Diversi fattori, fra cui cicliche accuse di immoralità, attacchi politici e problemi fiscali, hanno segnato il loro destino, portando a un alternarsi di aperture e di chiusure fino alla loro definitiva scomparsa. Con il passare degli anni, il governo di Buenos Aires ha cercato in tutti i modi di trovare un equilibrio fra il mantenere l'ordine pubblico e il capitalizzare i profitti derivati da questi locali, aumentando le tasse, infliggendo multe più salate alle singole lavoratrici, limitando le zone dove i locali notturni potevano operare e, infine, introducendo leggi contro le grandi case di prostituzione e imponendo restrizioni sempre più severe che limitavano ogni volta il numero di lavoratrici concesso per ogni casa, col risultato che, invece di diminuire il numero di prostitute, aumentò semplicemente il numero dei bordelli.
Molte delle case che avevano prosperato nei decenni precedenti dovettero chiudere, ma questo, anziché essere un beneficio per la comunità, finì solamente per danneggiare le donne che vi lavoravano, costrette ora a fare lo stesso identico mestiere, ma stavolta mettendosi in proprio e ricevendo clienti a ritmi molto più serrati di prima per poter sostenere i costi di affitto che, ormai, ricadevano interamente sulle loro spalle. Il primo colpo di grazia venne dato nel 1919, quando fu proibito suonare musica e avere orchestre dal vivo all'interno delle case. Ma come abbiamo già visto, ordinanze come queste venivano facilmente aggirate dai locali che, anche se alla fin fine offrivano lo stesso identico tipo di servizio, ufficialmente si vendevano come academias o cabaret. Il bordello puro, però, quello che non aveva i fondi per convertire la propria immagine sociale, privato così del suo spirito festivo, perse molto del suo carattere originale. L'immagine di ragazze circondate da festa, peccato e champagne cominciò pian piano a dissolversi, sebbene questo stereotipo continuasse a persistere nella mente dei conservatori, che vedevano qualsiasi tentativo di emancipazione femminile come una sorta di porta aperta alla prostituzione. C'è però anche un altro elemento che non ho ancora nominato perché ha una storia tutta sua, decisamente straordinaria, e che di fatto mette la parola fine alla fase postribolare del tango, ed è la sua normalizzazione. L'accettazione graduale che lo fa passare da ballo proibito a costume ufficiale del popolo argentino e che permette quindi di ballarlo apertamente ovunque, privando di fatto i locali precedenti di una loro caratteristica fondamentale. Ma come è avvenuta questa trasformazione? Piccolo spoiler, la maggior parte dell'azione che porterà a normalizzare il tango in Argentina non avviene in Argentina. Se volete sapere dove, non vi rimane che iscrivervi per vederlo nel prossimo video. Io come sempre vi ringrazio tantissimo di avermi accompagnato fino qui. Spero che il video vi sia piaciuto e vi invito a scrivermi qua sotto nei commenti tutto quello che pensate. Inoltre, se non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi premendo il pulsante qua sotto in basso a sinistra, in modo da non perdere i prossimi episodi e poter supportare così gratuitamente questo canale. Un piccolo gesto per voi che però è molto importante per il mio lavoro e per lo sviluppo di questo canale. E d'ora in poi, quando sentirete in milonga un brano dedicato a Margot, a Milonghita, a Griseta e tante altre, mentre ballate portate un pensiero a chi erano veramente queste ragazze e cosa hanno significato le storie che vi stanno muovendo i piedi. Io vi saluto e ci vediamo come sempre alla prossima puntata. A presto.